Eccoci ritrovati qui a Future Camper. Qui con noi c'è Antonio Mazzucchelli, noto giornalista e anche uno degli organizzatori di questo bellissimo evento. Buongiorno Antonio. Ciao Carmen. Siamo partiti l'anno scorso con una formula un po' diversa. Quest'anno abbiamo avuto un giorno e mezzo dedicato agli operatori professionali, che è andato molto bene. Ci sono stati diversi corsi tecnici che hanno organizzato degli espositori per le officine. È un'occasione importante perché le officine vengono qui volentieri, vedono le officine concessionari vedono in un giorno e mezzo dedicato solo a loro tutto quello che c'è da vedere a livello di accessori, novità, e poi possono anche fare una formazione tecnica, e quindi voglio dire, va bene a tutti. Abbiamo fatto una festa serale per tutti gli espositori e visitatori professionali, anche quella è un'occasione importante di scambio di idee e di networking, una cosa che viene a mancare un po'. Questo lo devo dire perché è uno dei motivi per cui è nata anche questa iniziativa. Viene a mancare un po' la Fiera di Parma, che è una fiera dove il concessionario è generalmente costretto a stare allo stand perché c'è il pubblico e quindi non riesce a informarsi ed andare a visitare tutte le novità dell'accessoristica. Quindi questa giornata e mezza è dedicata proprio a loro per questo tipo di scambio. Quindi dicevamo un evento di successo la sera di giovedì con questa festa, l'abbiamo chiamata Fit Your Party Pro, con una band jazz che suonava, un catering, tutti molto contenti. Venerdì incredibilmente abbiamo aperto al pubblico e non ci aspettavamo un'affluenza così, non eravamo neanche preparati, neanche gli espositori, e quindi è stata una giornata molto emozionante, e venerdì, sabato e domenica abbiamo avuto tutta una serie di eventi. Ecco, giovedì dicevamo all'interno delle attività, diciamo, business to business, ci sono stati due eventi particolarmente rilevanti, un award che ha dato il giornale Camper Professional Italia a figure di rilievo di questo settore, concessionari, premi alla carriera, aziende, e l'incontro con il direttore generale dell'Associazione dei concessionari tedesca insieme alla presidente dell'Associazione dei concessionari italiani Assocamp, e anche quello è l'avvio di un dialogo Italia-Germania che sicuramente potrà ispirare nuove idee, nuove opportunità a queste due importanti realtà. Per quanto riguarda invece i visitatori, abbiamo due palchi, ci sono eventi di ogni tipo di divulgazione della cultura del camperismo, ci sono stati diversi anche influencer, content creator che si sono raccontati sia alle aziende sia al pubblico, e poi esperti di ogni tipo, di ogni genere, che hanno parlato su questi due parchi, sempre, devo dire, molto molto seguiti. Una squadra vincente, la vostra. La cosa straordinaria che siamo riusciti a mettere insieme io e Fabio Viviani è portare i nostri team rispettivi, lui quello della sua azienda Patrave, io quello della mia azienda Forimedia, in questo team generale, no, che ha aiutato nell'organizzazione e nella gestione di tutto questo evento, che è molto complesso. Anche noi non ci aspettavamo tutte queste complessità. Ecco, mi piace anche ringraziare in questa fase i volontari della Confederazione Italiana Campeggiatori e della Federcampeggio Lombardia. Allora, qui c'è una complessità sui parcheggi importante, perché il parcheggio qui intorno alla fiera non è molto capiente, e abbiamo altri 5, mi sembra, parcheggi dislocati con i dintorni, con una navetta che fa spola. La logistica di tutta questa situazione andava data a dei professionisti. Allora, i volontari di queste due, della federazione, della Federcampeggio Lombardia, sono camperisti, sono abituati a fare raduni, parlano la stessa lingua dei nostri visitatori, conoscono le esigenze di mettere i camper in un certo modo, sia per questioni di sicurezza sia per questioni proprio di spazi, e hanno fatto un lavoro straordinario, impegnandosi, devo dire, giorno e notte per la buona riuscita di questa manifestazione. Quindi da parte mia e del mio socio Fabio Viviani vogliamo fargli un grande ringraziamento. A questo punto, Antonio, hai detto tutto, sei bravissimo e lo sappiamo. E niente, io direi di salutare e dare appuntamento alla terza edizione di Future Camper. Diamo appuntamento alla terza edizione di Future Camper, ma le date non le abbiamo ancora stabilite perché ogni anno c'è qualche cosa da aggiustare. L'anno scorso eravamo una settimana dopo Pasqua e una parte dei concessionari ha detto no, abbiamo i rientri dai noleggi, ma che disastro. Quest'anno siamo 20 giorni prima di Pasqua, ma allo stesso modo
ci sono un sacco di feste, no? C'è il 25 aprile e il 1 maggio, quindi sono tutti agitati perché ci saranno i noleggi, devono finire di preparare i camper. Quindi stiamo cercando di valutare una data dove veramente non ci siano delle sovrapposizioni e si possa, voglio dire, avere un successo di pubblico anche dalla parte business to business, che c'è stato, è stata una crescita importante anche quest'anno, ma noi vogliamo andare oltre e l'anno prossimo io penso, mi sbilancio, ma penso che riusciremo a aprire anche il terzo padiglione, perché quelle aziende che non sono venute quest'anno ma sono venute in visita erano entusiaste, hanno detto l'anno prossimo ci saremo anche noi. Quelle aziende che sono venute quest'anno hanno detto l'anno prossimo vogliamo più spazio. Abbiamo una grossa voglia di avere anche le destinazioni. Non è facile, il periodo non è neanche il migliore. Molti campeggi hanno detto guarda noi verremmo a presentarci, ma ad aprile molti hanno già prenotato il campeggio, quindi faremo del nostro meglio per dare anche questo servizio ai camperisti che vengono a trovarci, perché viene una fiera dell'accessorio, della componentistica, delle attrezzature, ma vuoi anche avere informazioni su dove andare col tuo camper. E quindi penso e spero che avremo anche una nutrita parte di destinazioni l'anno prossimo. Arrivederci a Future Camper 2026, che sarà veramente un'esplosione di successo. Speriamo, ce Anche l'auguriamo. se sei superstizioso, Sì, infatti. infatti incrociamo le dita e alla prossima. Alla prossima.